Ciao, siamo Paola e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Buongiorno, siamo arrivati a Segna dopo un lungo viaggio da Cervoy. Abbiamo fatto una breve tappa a Tromsø, ma continuava a piovere, quindi non abbiamo fatto granché se non una passeggiata nella via principale. Abbiamo visto rapidamente la cattedrale artica e adesso appunto siamo fermi qua a Segna perché in teoria avremmo voluto andare a fare un trekking qua sul monte Segla. Il problema è che è da ieri che sta nevicando e tra l'altro è una neve, non è nemmeno una nevicata classica, ma è neve ghiacciata. Infatti si è tutto imbiancato qua intorno a noi e il problema è che non accenna a smettere, c'è vento, nevica e insomma diciamo che non sono, ecco, il monte Segla è proprio dietro di noi, come si può vedere, è coperto dalle nuvole, diciamo che non è la condizione ideale per andare a camminare. Quindi ora non abbiamo ancora ben deciso cosa vogliamo fare, se provare ad aspettare o muoverci da qui, però diciamo che le condizioni meteo non sono dalla nostra parte. Non si riesce a stare, vengono giù palline di ghiaccio che se ti prendono fanno malissimo. Ora devo stare contro vento perché se mi giro dall'altra parte ti battono addosso e fanno malissimo, è tremendo. Tra l'altro questa è la migliore giornata che abbiamo preso negli ultimi 3 giorni, perciò potete immaginarvi come sono state le altre. Volevamo fare delle camminate qua ma niente, non si può. È bello da vedere, sembra quasi un quadro, sembra un dipinto qua dietro, però poi l'effetto pratico è che non ti permette di fare quasi nulla. Cioè non riuscivo neanche a entrare. Sono bufere di grandine e neve, cioè grandine molla o neve dura, mettetela un po' come volete, fa malissimo, sì. Perché a bufera, guarda, riprendivi, guarda. Ma io c'ero lì in mezzo adesso. Sono palline, è come se qualcuno ti sparasse dei pallini. No, ma non sarei riuscita a aprire la portiera dal mio lato. So, ma ti dico, prima mi sono dovuto girare di schiena perché mi faceva male, venivano tutti in faccia, come se mi tirassero dei pallini con la fionda. Sì. Guarda, sono palline di polistirolo, dure. Di ghiaccio. Di ghiaccio. Palline di polistirolo, ma di ghiaccio. Allora, che poi non si dica che noi genovesi non siamo ospitali, eccetera. Ci siamo fermati a dormire in un campeggio stanotte, è la prima volta che ci fermiamo in un campeggio. E abbiamo fatto amicizia con 2 ragazzi belga. E allora abbiamo iniziato a parlare, abbiamo parlato del più e del meno, eccetera, eccetera. Insomma, naturalmente viene fuori poi il discorso cibo, del cibo italiano. Allora, che non si dica che non siamo ospitali, perché guardate di cosa mi sto privando oggi, perché mi fa piacerissimo regalare un pezzo di Genova a 2 ragazzi belga che abbiamo conosciuto. Ora glielo vado a dare, ok? Allora, okay. Noi genovesi che siamo tirchi, perché si dice che i genovesi sono tirchi, stiamo dando il nostro prezioso un vasetto di pesto. Ah? Io allora a Robin e Willy I give you this. Mille grazie. Spiegagli come farlo poi. Ora abbiamo avuto almeno 3 giornate di pioggia intensa e nevicate intense, quindi non abbiamo fatto praticamente niente se non viaggiare e stare sul camper. Siamo andati a Segna sperando di fare una camminata, ma
non vedevamo a un palmo dal naso tra un po'. Peccato perché era Molto bello il posto, probabilmente per quel poco che ogni tanto riuscivamo a vedere. E quindi niente, quindi adesso ci stiamo dirigendo verso le Lofoten. mi sto guardando in giro mentre guido perché c'è il sole e non siamo abituati. È una novità. No, ma veramente ragazzi, è una cosa incredibile. Noi abbiamo visto la Norvegia in bianco e nero. Sì. Cioè, quando esce il sole, non solo prende vita, Cambia tutto proprio. cioè prende tridimensionalità, prendono tridimensionalità i monti, il mare diventa da nero ad azzurro rosso, dipende come si riflettono le nuvole. Cioè, è proprio una cosa pazzesca e cambia completamente la prospettiva del viaggio. Però devo essere sincero, non so se siamo stati sfortunati perché sapevamo che avremmo trovato brutto tempo, ma non con questa costanza. E noi abbiamo visto sempre come posso dire, delle parentesi di sole ogni magari 3-4 giorni. Sì, e quando perché esce ce lo godiamo anche se siamo sul van, perché comunque si apre apre un mondo diverso. Sì, sì, un viaggio nuovo. Un viaggio nuovo. Sì. Ora siamo in coda che ci sono dei lavori e ci fanno passare in fasi alterne, ma 30 secondi fa abbiamo rischiato di fare un incidente perché su questa strada, che è comunque non larghissima, che è col ghiaccio, che c'è tutto, insomma, tutto quanto. Da un lato c'è il mare, dall'altro lato c'è il dosso. C'è il dosso, insomma, e passano anche i tir avanti e indietro. Ogni tanto qualcheduno si tiene troppo al centro. Una delle ultime volte, proprio 20 secondi fa, è stato un po' al centro. Io mi sono tenuto un po' più a destra, sono dovuto andare al limite del dosso. Il van ha iniziato a fare quasi a scendere. Ho detto ora ci ribaltiamo. Per fortuna sono riuscito a tenerlo e a rimetterlo in carreggiata in ordine, e sono riuscito anche a non andare nell'altra carreggiata perché c'erano comunque delle macchine che venivano, se no sarebbe successo un bordello. E, insomma, però poco dopo è risuccesso di nuovo. Poco dopo è successo di nuovo un altro tir, di nuovo si è tenuto troppo in qua. Io ho detto stavolta non mi sposto proprio quasi da terra all'otto, ma ci sarà passato a 3 centimetri dal van. Lui sicuramente se n'è fregato, non ci ha neanche fatto caso. Io comunque sudavo perché se ci prendo ovviamente ci sfascia. Sono sceso un secondo per fare una foto. È una lastra di ghiaccio unica e infinita, anche dove non sembra che si vede nero, che sembra asfalto, è ghiaccio durissimo, una lastra di ghiaccio unico. E sono meravigliato dalle gomme perché stanno tenendo veramente benissimo. Infatti mi ha detto, è sceso, poi quando è risalito mi ha detto, cavolo, sarebbe stato meglio non scendere. Gli ho detto perché? Mi fa no, perché è tutto ghiaccio, io non so come facciamo ad andare con questa strada. Siamo arrivati quasi ad Andenes. Siamo in una cittadina che si chiama Blake, perché alla fine niente, abbiamo cambiato idea. Invece che andare alle Lofoten abbiamo girato verso le Vesteralen e quindi siamo arrivati a Blake, che è una cittadina che è saremo a 20-30 km da Andenes, che è proprio la fine delle Vesteralen, la punta più in alto. E sta nevicando, ha nevicato quasi tutta la strada, quindi siamo andati molto lentamente perché la strada era tutta ghiacciata
e peraltro abbiamo incontrato anche parecchio traffico che non ci aspettavamo, ecco, perché avevamo letto che le Westeralen sono super wild, che non c'è nessuno, che c'è poca gente, invece tantissimi mezzi di servizio perché stanno rifacendo un sacco di strade. Comunque abbiamo parcheggiato il camper di fronte a una spiaggia e adesso ci facciamo 2 passi, visto che siamo stati seduti tutto il giorno. Domani speriamo che il tempo ci permetta di fare una camminata. Siamo a Blakin, che è un paesino sulle Westeralen. Il posto è stupendo, abbiamo dormito di fronte al mare in questa piazzola meravigliosa e oggi, come si può vedere, c'è il sole. Non è vero, non c'è il sole, ma davano sole, ma porca miseria, invece anche oggi nuvoloso, stamattina anche un po' nevischiato e vabbè, purtroppo continuiamo a vedere questo mondo in bianco e nero. E ieri abbiamo avuto un accenno di sole, quindi abbiamo visto un po' di colori di questi posti bellissimi, ma che purtroppo non riusciamo a godere appieno, ecco. Comunque noi per ora cerchiamo di sfruttare la situazione e ci facciamo una passeggiata lungo la costa, perché praticamente da Blakin parte un sentiero che porta in un paese che è a 7-8 km da qui e passa lungo la costa. Addirittura si può salire anche in cima alle montagne. Dalla cima ci sarebbe una vista spettacolare, ma dubito che oggi andremo in cima. E comunque la ciliegina sulla torta è che si è rotto definitivamente il drone. Praticamente Max ieri sera ha copiato i video, gli ultimi video che avevamo fatto col drone, e si è accorto che erano tutti sfocati. Ha provato a fare l'aggiornamento, ha provato a fare la reinstallazione di tutto, niente, non c'è stato niente da fare, evidentemente un problema meccanico, probabilmente dalla famosa caduta che ha fatto in Finlandia un mese fa. Ce lo dovevamo aspettare, ma sinceramente speravamo che ci portasse fino alla fine del viaggio. Ci siamo fermati a Sortland, che è una cittadina abbastanza grande alle Westeralen, e ormai con la nevicata di ieri è tutto ghiacciato per terra, quindi camminare è veramente un'impresa per strada. E quindi ci domandavamo, ma la gente qui vive veramente camminando perennemente sul ghiaccio tutto l'inverno? Perché oramai probabilmente questa è la situazione fino a marzo-aprile. E vabbè, comunque adesso siamo in un centro commerciale, dobbiamo fare 2 o 3 acquisti e quindi andiamo un po' a vedere come sono i centri commerciali qua, vediamo che cosa troviamo di interessante. Allora, intanto abbiamo capito che qui in Norvegia ci sono alcuni grandi negozi di elettronica, tipo i nostri Media World, Unieuro. I nomi che abbiamo ormai identificato di questi negozi sono Elkjøp, che è quello dove siamo adesso, poi c'è Elon, che è scritto Elon, e poi c'è Power. Sono, diciamo, i 3 che troviamo più frequentemente, quindi nel caso qualcuno avesse bisogno di qualche pezzo all'ultimo minuto, di roba di informatica, di piccoli elettrodomestici, eccetera, questi sono i nomi da tenere a mente.
Abbiamo passato un ponte con il camper e dal ponte abbiamo visto un panorama spettacolare. Quindi abbiamo deciso di parcheggiare il van e di tornare indietro a piedi fino a metà del ponte per fare delle foto e riprese ai due lati del ponte. Stamattina sorpresona, il TPMS faceva bip bip e siamo andati subito a controllare, era tutto rosso e praticamente c'è una gomma a terra. Non è la stessa gomma dell'altra volta, cioè di quando ci siamo accorti dello stesso problema in Finlandia. E niente, Max dice che secondo lui è di nuovo il problema, è di nuovo la valvola. Comunque adesso sta cercando di gonfiarla in modo da poter fare questi 10-15 km che ci separano dal gommista, e andiamo a farla vedere dal gommista sperando che ce la guardi subito. Allora niente, bisogna cambiare la gomma perché continua a scendere, non tiene proprio la valvola. Ora a combinazione ci siamo messi da un lato della strada per fare questo lavoro e subito si è affiancata una macchina con un ragazzo gentilissimo che ci ha dato il numero. Quello che avevamo già identificato. Vedi, avevamo già identificato un gommista perché qua in zona ce ne sono tre. Che lo chiama. E questo ragazzo ha detto che è un suo amico, lo chiama subito a dirglielo che andiamo a portargli il camper, quindi abbiamo anche la corsia preferenziale. E vai. E oltre al danno alla beffa abbiamo un'aquila che ci sta volando qua intorno, cioè non abbiamo visto un tubo in questi giorni, adesso abbiamo un'aquila che gira qua sopra di noi. Certo che, se posso dire, ci sono posti e posti dove cambiare una gomma. Beh, l'abbiamo già cambiate 2 volte nel deserto australiano, proprio in zone remote, sotto 40 gradi. Una volta a Cape Town, però il cittadino, e adesso qua. Con il tuo acquisto intelligente lo alzerai in un attimo. Sì. Una figata da 10. Questo affare qua, un affarino da pochi euro, vedete? Eccezionale, fa risparmiare un sacco di tempo e fatica. Ora abbiamo chiesto ai ragazzi qua se ci possono controllare la gomma, magari come mai. E praticamente ci hanno chiesto di portargliela direttamente qua. Ora la controllerà e vediamo qual è il problema, ma sarà sicuramente la valvola. Perché la cosa più difficile qua è camminare. Questo è proprio ghiaccio. Ma dovunque. Ghiaccio di quello liscio. Sì, ma dovunque è ghiaccio, in tutte le città, in tutte le strade, ormai è così dovunque. Con un po' di fantasia anche le gomme diventano una cosa simpatica, Pupazzo di neve, pupazzo di gomme e i Minion. Minion si chiamano, Minion. Minion.
Ora gli abbiamo chiesto di controllare anche le altre, ha detto che per il momento le altre valvole vanno bene, e gli abbiamo anche chiesto qual è il motivo secondo lui per il quale in un mese se ne sono rotte 2. Lui dice che probabilmente è l'usura, il tempo che ha dato questo problema. Visto che le altre 2 hanno la stessa età, incrociamo le dita che non succeda anche su quelle. Gomma sistemata, meno male. E adesso ci dedichiamo a fare un giro a Svolvær, una delle cittadine diciamo più conosciute delle Lofoten. Le Lofoten sono molto famose, oltre che per la loro bellezza paesaggistica, anche per lo stoccafisso. Infatti qua a Svolvær, per esempio, ci sono tantissime rastrelliere di queste che vedete alle mie spalle, dove vengono messi ad essiccare i merluzzi nel mese di febbraio, e vengono lasciati qui ad essiccare per circa 4 mesi, e a maggio vengono raccolti per poi essere venduti. Allora adesso ci stiamo facendo 2 passi per le vie di Svolvær e abbiamo deciso di andare a mangiare da qualche parte. Io vorrei mangiare del pesce, visto che qua dovrebbe essere molto buono. L'unica cosa è che effettivamente è difficilissimo camminare qua per queste strade, a parte che io mi sono cambiata gli stivali, mi sono messa quelli più pesanti perché ho un freddo pazzesco ai piedi, probabilmente perché camminiamo sul ghiaccio perennemente. Comunque però è difficilissimo, bisogna fare attenzione veramente a dove si cammina. Abbiamo scelto un localino carino sul porticciolo di Svolvær che si chiama Nordis. Allora adesso io ho ordinato una zuppa di pesce cremosa, che è una zuppa tipica che fanno in Norvegia, mentre Max ha preso il fish and chips. Vediamo come sarà. Allora, quello è il tuo fish and chips. E quella è la tua zuppa? E questa è la mia zuppa che finalmente assaggio. Dopo tanto che vedo queste zuppe da tutte le parti nei ristoranti, adesso finalmente l'assaggio. E io mangio il pesce, che non lo mangio praticamente mai. Non sono un amante del pesce, ma ho detto proviamo, dai. Ottimo, direi. E c'è già pronta anche il dolce, ci hanno già portato anche il dolce, già. Come ho detto, io non amo il pesce, però ho voluto provare. Questo merluzzo qua era buonissimo, era delicato e aveva la consistenza, sembrava quasi pollo, cioè non si sfaldava, era proprio compatto. Buono, veramente buono. La zuppa è squisita, praticamente è una sorta di crema, un po' più liquida di una crema, e dentro ci sono tutti questi pezzi. Per esempio questo è un pezzo di merluzzo, qua abbiamo anche i gamberetti, ma è veramente squisita, assolutamente la consiglio, bisogna provarla. È delicata, mi sembra. È molto delicata, non ha un gusto forte di pesce, è molto delicata, veramente buona, ottima. Vediamo un po', a parte che è un piatto enorme. Cos'è quello? Dovrebbe essere tipo Norwegian Brown Cheese. Praticamente l'abbiamo trovato anche in altri posti, è un formaggio probabilmente col cioccolato, non so io come mai abbia quel colore. Mi piace. Sì, Sento più formaggio che il cioccolato. Sì. Let's run away to the coast, somewhere far away from home. All we need is just ourselves and nothing else. Siamo arrivati a Honningsvåg, che è una cittadina veramente molto carina, anche se ora è quasi buio, ma abbiamo già dato un'occhiata e deve essere niente male. E la prima tappa di questo posto è una tappa d'obbligo. Praticamente
alle mie spalle, anche se è tutto bianco, c'è un campo da pallone che praticamente si trova in mezzo al mare, nel senso che noi qua intorno abbiamo qualche roccia, ma poi c'è il mare, quindi è pazzesco se si fosse potuto vedere dall'alto, ma il nostro drone, ahimè, non può farvelo vedere. Comunque adesso cerchiamo di fare 2 passi qua intorno e vedere se in cima a queste piccole collinette riusciamo a fare qualche foto, qualche ripresa da darvi un'idea della particolarità di questo campo da pallone. Watch the sun fill the sky and lose all sense of time. So we write our names in the sand right where we lay, our bodies down to rest.